Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia ereditaria che colpisce il sistema nervoso centrale, soprattutto assoni e soma dei neuroni della maggior parte del sistema nervoso centrale, ma soprattutto i tratti spino-cerebellari e le cellule Purkinje del cervelletto, ed è una patologia che fondamentalmente si chiama distrofia neuroassonale e colpisce soprattutto i Rottweiler, soggetti giovani, in genere 1-2 anni di età, ed è una malattia lentamente progressiva, degenerativa, e di solito i segni progrediscono nei 2-4 anni. Crea fondamentalmente un'atassia cerebellare e fondamentalmente abbiamo quindi questi cani che si presentano alla visita, che hanno un'andatura ipermetrica atassica. Alla visita clinica possiamo vedere un tremore intenzionale, un tremore fine costante, un nistagmo spontaneo o posizionale, deficit della risposta alla minaccia. Le reazioni posturali, quindi dorsoflessione del piede, saltellamento e la forza, tendenzialmente sono normali. Questo tipo di patologia non ha fondamentalmente una terapia e la diagnosi tendenzialmente è una biopsia e la necroscopia. Esiste una forma simile che colpisce degli animali più giovani, border collie, chihuahua, jack russell, e anche dei gattini tricolore di 5-6 settimane, che fondamentalmente però le manifesta ancora più giovane a 2-4 mesi, nei gattini intorno alle 5-6 settimane, mentre invece nel Rottweiler, che diciamo è tendenzialmente la razza più predisposta a questo tipo di disturbo, il problema l'abbiamo verso l'1-2 anni, poi lentamente progredisce nei 2-4 anni. Questo fondamentalmente è la distrofia neuroassonale, una patologia degenerativa ereditaria. Può aiutarci ovviamente se nella cucciolata ci sono altri cani che manifestano la stessa problematica. Io vi saluto qua, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo sempre che se siete interessati alle patologie del cane e del gatto, iscrivetevi qua sotto. Se siete proprietari di cane e gatto che è stata diagnosticata una patologia, cercatela nel canale, che fondamentalmente cerco di trattare tutte le patologie in modo da spiegarvele, a volte in modo semplice, a volte può capitare anche in modo un po' più complesso se ci sono chiaramente delle complessità maggiori. Cerco sempre di spiegarla in maniera più semplice possibile, e vi ricordo che se volete sostenere il progetto di mettere un bel mi piace al video. Un saluto a tutti, al prossimo video.